Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme uno scialle, lo scialle Lilith. Per fare lo scialle ho usato circa 300 grammi di questo cotone ed un uncinetto del 3,5 per realizzare uno scialle che avrà una larghezza di circa 160 cm per un'altezza di 80 cm. Andiamo al tutorial. Iniziamo il nostro scialle con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Filo sull'uncinetto ed entro nella terza catenella che ho a disposizione, dove farò 4 punti alti che sommati alle 3 catenelle iniziali diventeranno 5. Faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto ed entro nella quinta ed ultima catenella che ho a disposizione e faccio altrettanti 5 punti alti. Tre, 4 e 5. Salgo con 3 catenelle che sostituiranno il punto alto iniziale e vado avanti con altre 5 catenelle e 5. Giro il mio lavoro, salto un punto di base, entro nel punto successivo e faccio un punto basso. Faccio di nuovo 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto alto che ho a disposizione del ventaglietto sottostante e faccio un punto alto. Di nuovo faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto che ho a disposizione dell'archetto successivo, faccio un altro punto alto. In questo modo abbiamo formato la punta del nostro scialle. Continuo facendo un archetto di 5 catenelle, 4 e 5, salto una maglia di base, entro in quella successiva e faccio un punto basso. Di nuovo vado avanti con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, filo sull'uncinetto ed entro nella terza catenella del giro sottostante e faccio un punto alto e così abbiamo terminato il nostro secondo giro. Come potete vedere è fatto di archetti, tutti i numeri pari saranno fatti di soli archetti. Arrivato a questo punto salgo con 3 catenelle, entro nello stesso punto di base e faccio 4 punti alti. Entro nell'archetto successivo facendo un punto basso. Faccio 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto della punta dello scialle e faccio il mio ventaglietto di 5 punti alti. 3, 4 e 5. Faccio una catenella di separazione ed entro nel punto alto che ho subito a disposizione
facendo un altro ventaglietto di 5 punti alti, 4 e 5. Ops. Entro nell'archetto successivo facendo un punto basso. Faccio ancora 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto subito dopo, faccio un altro punto basso, filo sull'uncinetto ed entro nella terza catenella del giro sottostante, faccio il mio ventaglietto di 5 punti alti, 3, 4 e 5. Adesso dovremo ripetere il giro d'archetti, quindi saliamo con 3 catenelle, aggiungo altre 5 catenelle che saranno le catenelle del mio archetto, 5, giro il lavoro, salto dal punto di base, entro nel punto dopo e faccio un punto basso, faccio 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio un altro punto basso. Faccio ancora 5 catenelle, entro al centro, cioè al terzo punto che ho a disposizione del ventaglietto successivo, con un altro punto basso. Faccio 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto alto che ho a disposizione dell'archetto sottostante, ventaglietto sottostante, pardon, faccio un punto alto, una catenella di separazione e di nuovo entro nell'archetto, nel primo punto del ventaglietto dopo con un altro punto alto. Faccio ancora 5 catenelle. Salto un punto di base, entro in quello successivo, faccio un punto basso. Ancora 5 catenelle, entro nell'archetto dopo, faccio un altro punto basso e faccio ancora 5 catenelle, entro nel terzo punto del ventaglietto sottostante con un punto basso, eseguo di nuovo le mie 5 catenelle, filo sull'uncinetto e chiudo il mio giro con un punto alto. Praticamente lo scialle si svolge tutto in questa maniera. Un giro di archetti, un giro di ventaglietti e archetti. Di nuovo ripartiamo con il giro di ventaglietti e archetti, facendo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, giro il mio lavoro, entro nel punto alto sottostante e faccio altri 4 punti alti. E 4 per un totale di 5. Entro nell'archetto successivo con un punto basso, eseguo di nuovo 5 catenelle, entro nell'archetto successivo con un altro punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso del giro sottostante e faccio il ventaglietto di 5 punti alti, 3, 4 e 5. Mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto basso, eseguo 5 catenelle, vado nell'archetto dopo con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che forma la punta del nostro scialle con un altro ventaglietto di 5 punti alti, 3, 4, 5, faccio una catenella di separazione, entro nel primo punto alto che ho a disposizione con altri 5 punti alti e lavoro in maniera
speculare anche questo lato. E ho finito anche il giro di ventaglietti e archetti. Ricominciamo il giro di punti alti, archetti, punti bassi e archetti. Quindi inizio con 3 catenelle che fungeranno da primo punto alto, faccio le 5 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo. Praticamente dobbiamo entrare nel punto centrale del ventaglietto, quindi ancora di nuovo le mie 5 catenelle ed entro nell'archetto successivo con un punto basso. Faccio di nuovo le 5 catenelle ed entro nel terzo punto del ventaglietto sottostante con un punto basso. Archetti, ventaglietti, comincio a confondermi. 3, 4, 5, entro nell'archetto con un punto basso. Faccio ancora 5 catenelle, entro nel terzo punto del ventaglietto sottostante con un punto basso, eseguo ancora le 5 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a formare la punta, che appunto è di un punto alto, una catenella, un altro punto alto e vado avanti con le 5 catenelle. Anche in questo caso lavoriamo in maniera speculare fino alla fine del giro. Ed ecco che abbiamo finito un altro giro di archetti. Ora dobbiamo ricominciare con il giro di ventaglietti e archetti. Quindi ricomincio da capo salendo con 3 catenelle che fungeranno da primo punto alto e aggiungo 4 punti alti nello stesso punto di base. Entro nell'archetto dopo con un punto basso, faccio 5 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso del giro sottostante e faccio un ventaglietto di 5 punti alti. 2, 3, 4 e 5. Vado direttamente nell'archetto successivo con un punto alto. Faccio 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto dopo con un punto basso, filo sull'uncinetto, vado nel punto basso che ho subito disponibile nell'archetto del giro sottostante e faccio il ventaglietto di 5 punti alti. 3, 4 e 5. Da qui entro subito nell'archetto successivo con un punto basso, 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto dopo con un punto basso, filo sull'uncinetto, vado direttamente nell'ultimo punto del mezzo giro e faccio il ventaglietto di 5 punti alti, 2, 3, 4 e 5. Una catenella di separazione, entro nel punto alto che ho subito dopo a disposizione facendo un altro ventaglietto di 5 punti alti. E così andiamo avanti in maniera speculare fino alla fine del nostro giro. Ed ecco che il nostro lavoro sta prendendo forma. Praticamente va avanti così. I giri dispari saranno formati da ventaglietti e archetti. I giri pari saranno formati da archetti. Saranno tutti intervallati da un punto basso, tranne il primo e l'ultimo e i 2 centrali che saranno punti alti. Ci rivediamo quando abbiamo raggiunto la lunghezza desiderata del nostro scialle.
ed ecco lo scialle finito. Il punto è meraviglioso. Io l'ho fatto di 1,60 m di larghezza perché appunto voglio usarlo come scialle, ma poi è a discrezione, si può usare come bactus, farlo un pochino più stretto o farlo un pochino più grande per avere uno scialle che copre veramente bene. Per rifinire il nostro scialle ho fatto un giro, l'ultimo di archetti, 5 catenelle, un punto basso, eccetera, eccetera. Arrivata alla fine del mio giro, salgo con le mie 3 catenelle, faccio i 5 punti alti, 4 più le 3 catenelle diventano 5, 3 e 4. Entro nell'archetto sottostante e faccio 2 punti bassi. E entro nel punto basso, faccio un punto basso. Entro nell'archetto successivo, ops, ho sbagliato, entro nell'archetto successivo e faccio 2 punti bassi. Filo sull'uncinetto, entro nel punto basso che ho a disposizione e faccio il mio ventaglietto di 5 punti alti. E 5. Entro nell'archetto successivo, faccio 2 punti bassi, entro nel punto basso che ho sottostante, faccio un punto basso più 2 punti bassi nell'archetto successivo, filo sull'uncinetto e faccio il mio ventaglietto nel punto basso sottostante. 4 e 5. Entro nell'archetto, faccio 2 punti bassi, entro nel punto basso successivo, faccio un altro punto basso, entro nell'archetto dopo e faccio 2 punti bassi, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso e faccio il ventaglietto di 5 punti alti. 4 e 5. E di nuovo un punto basso nell'archetto successivo, un altro punto basso, un punto basso nel punto basso sottostante, entro nell'archetto dopo, faccio 2 punti bassi e di nuovo filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, ops, sono scappati, e faccio il mio ventaglietto di 5 punti alti e vado avanti così fino alla fine. 2 punti bassi, punto basso. Finito il progetto, come potete vedere è davvero molto semplice e molto veloce. Io l'ho fatto in cotone perché avevo a disposizione quello e mi piaceva usare il cotone per queste giornate di fine estate, però voi potete usare altri filati, provate a immaginarlo anche con una nuance sfumata o con dentro un filo di lurex, sicuramente verrebbe bellissimo. E detto questo, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per le notifiche in modo da restare sempre aggiornati ai nuovi progetti. Se vi è piaciuto il video, mettete anche un mi piace. Ci vediamo al prossimo progetto. Ciao a tutti!